Se Metaslug e Doom si incontrassero ed avessero un figlio, come sarebbe? Sicuramente sarebbe Two Sides of Hell, titolo indie sviluppato e pubblicato dal team italiano di Red Sky Games, protagonista di questo nuovo episodio di Demonica con la sua demo. Senza indugio direi di prendere il nostro Heavy Machine Gun e presentarci ai cancelli dell'inferno. Come sempre, dopo la sigla. Possiamo partire spiegando cos'è e di cosa tratta questa demo. Two Sides of Hell è un run and gun con componenti roguelite che prende forte ispirazione da due capisaldi del passato videoludico, Metaslug e Doom. Il vostro obiettivo sarà quello di farvi strada tra orde di demoni incarogniti a suon di fucilate, esplosioni e musica metal. Un concept molto semplice che anche nella trama trova altrettanta semplicità. Impersonerete un marine approdato su un pianeta, che mi viene da pensare sia Marte per le congruenze che potrebbe avere con Doom, incaricato dell'importante missione di epurare la minaccia dei demoni dispensando carezze e belle parole dalla bocca del suo fucile a canne mozze. Nel suo volersi ispirare ai giochi sopracitati, gli sviluppatori hanno voluto mantenere una base di trama molto semplice, anche se posso dirvi che all'interno della demo ci siano degli spunti per qualche aggiunta di approfondimento in più, come i compagni che potremo incontrare e salvare lungo il cammino e che si aggiungeranno alla nostra base, portando con sé nuove piccole meccaniche. Questo però lo vedremo tra poco nella sezione gameplay. Ulteriore elemento che andrà ad approfondire la trama sarà la possibilità di giocare anche dalla parte dei demoni, da qui il nome del gioco, purtroppo però non presente nella demo. Ed ora possiamo lasciarci alle spalle le cose semplici, perché arriva il piatto forte del gioco e della demo, il gameplay. Qui la suonatura e struttura di Run and Gun viene evidenziata dal comparto grafico, in 2D con sprites che sanno di nostalgia, e dalle sue meccaniche, profondamente ispirate da Metaslug. Partirete con una semplice pistola e, proseguendo nel livello, avrete la possibilità di aumentare e diversificare il vostro arsenale. Differentemente dal caposaldo di SNK, non ci saranno degli ostaggi che vi forniranno armi e munizioni alla loro liberazione. Per trovare nuove armi dovrete infatti aprire delle casse sparse per l'intero livello, messe comodamente a disposizione del giocatore oppure dietro cancelli o barriere che dovranno essere aperte tramite una batteria, anch'essa trovabile nel livello. Per le munizioni, invece, potrete trovarle dai demoni eliminati o speciali vendor, che vedremo tra poco. Eccezione fatta per le granate che si ricaricheranno nel tempo dopo l'uso. Il sistema di movimento richiama fedelmente quello di Metaslug, con degli accorgimenti differenti dalla classica formula. Il nostro marine, infatti, potrà eseguire un doppio salto e sparare a 360 gradi piuttosto che in direzioni divise in 30 gradi. Parlandovi delle armi, invece, avremo una varietà abbastanza standard. Troveremo difatti tutte le classiche tipologie a cui siamo abituati: fucili d'assalto e carabine, SMG o mitragliette, fucili a pompa e canne mozze e tutte le varianti al plasma, in pieno stile Doom. Ognuna di esse avrà un ratio di fuoco, una rosa di proiettili ed un danno differente, ma tutte, nessuna esclusa, saranno utili alla causa. Questo è un primo segno di bilanciamento positivo, perché non crea obsolescenza nel proprio arsenale. Anche la semplice pistola iniziale può comunque infliggere ingenti danni, in attesa di trovare un'altra tipologia di arma adatta alle varie situazioni di gioco. Parlandovi invece della fazione antagonista, quella dei demoni, avremo una varietà di nemici base abbastanza nutrita. Per essere una demo, troveremo demoni semplici, equiparabili ai classici zombie, demoni in grado di teletrasportarsi dietro il giocatore per colpirlo di sorpresa, demoni volanti di due tipi, uno semplice che insegue il giocatore per morderlo ed uno che rilascia delle uova bombe che ricorda parecchio il cacodemone di Doom, il demone ariete, più grosso e lento, ma in grado di infliggere gravi danni, il quale mi ha riportato alla mente gli arconti di Doom, il demone grasso e pieno di liquido corrosivo, il quale ci sputerà addosso appena ci vedrà ed esploderà una volta eliminato. Ed infine il marine posseduto, un compagno caduto che, dopo aver ricevuto una specifica quantità di danni, si trasformerà in un demone rabbioso, imprevedibile e pericoloso. Questi sono i nemici comuni, ma in Two Sides of Hell avremo anche dei demoni al comando di queste orde, traducibili in mini boss e boss di fine livello. E a proposito di mini boss,
Prima vi avevo anticipato l'esistenza di vendor che vi potevano fornire munizioni. Essi, difatti, saranno disponibili ogni volta che sconfiggerete un mini boss nel livello e non vi forniranno solo munizioni di vario tipo, ma anche un potenziamento da campo, utilizzabile una volta sola, di vario genere. Potrete chiamare una batteria missilistica, pilotare un mech armato e con cattive intenzioni, farvi aiutare da un drone militare e altro ancora. Oltre a ciò, potrete anche acquistare dei piccoli medikit per ricaricare la vita. Differentemente da Metal Slug, infatti, avrete a disposizione una quantità di HP pari a 100, come in Doom, ricaricabili tramite medikit, trovabili anche fiocinando i vari demoni. Ovviamente tutto ciò non sarà gratis e per questo dovrete spendere le vostre monete, valuta accumulabile che ci verrà fornita come ricompensa per l'eliminazione dei vari demoni, insieme al resto. Come citato nella sezione precedente, avremo anche la possibilità di incontrare e salvare dei compagni, i quali si renderanno utili alla causa tramite la base, hub principale che anticipa ogni nostra nuova partita. In questa demo sarà presente solo il mio omonimo robotico, Sam, il quale fornirà al giocatore la possibilità di equipaggiarsi con dei perk di vario genere. Avremo perk che aumentano l'agilità, il danno inflitto delle armi di tipo specifico, la possibilità di eseguire un dash e in cui, durante la sua esecuzione, saremo invincibili e altro ancora. Questo apre le porte per la parte roguelite del gioco. All'inizio vi avevo specificato che fossero presenti elementi roguelite, questo perché essi si traducono in una randomicità parziale per la generazione dei vari livelli e nemici e totale per le armi trovate all'interno delle casse. Questo fa sì che le nostre partite non siano sempre uguali, ma senza tradire lo scheletro che compone il gioco stesso. Prima di passare alla nostra consueta sezione dei feedback, vorrei aggiungere una piccola sezione esclusiva dedicata al sound design. Durante le nostre battaglie, difatti, saremo accompagnati da temi musicali metal che ben si sposano con l'ambientazione ed il motivo del gioco, soprattutto se pensiamo che sia ispirato anche a Doom. Ma la cosa che più mi ha colpito in positivo è il sound design delle armi da fuoco. Vi faccio sentire degli esempi per farvi capire meglio. Pura libidine. Sono rimasto davvero colpito da come i suoni delle armi siano così pieni e quanto siano in grado di rilasciare dopamina ogni volta che premeremo il grilletto. Era una cosa che gli sviluppatori già sapevano perché esternai questa mia impressione quando lo provai per la prima volta alla fiera italiana Torino Comics. Nonostante ciò non potevo esimermi dal farvelo presente. Un grosso plauso ai ragazzi di Red Sky Games. Ed infine eccoci giunti alla consueta sezione dei feedback. Una cosa importantissima che mi sono accorto di non aver mai specificato è che i tipi di feedback che fornisco nei video di Demonica e Repulse sono frutto di uno studio che pongo sul gioco in questione, dove cerco il più possibile di rispettare le idee e visioni artistiche degli sviluppatori. Per questo motivo esprimo dei pareri su cosa possa essere migliorato, dal mio punto di vista, per migliorare quelle idee. Ovviamente se ho avuto modo antecedentemente di confrontarmi con il team di sviluppo, saranno più precise ed approfondite, ma in caso contrario cerco comunque di trovare una buona via di mezzo. Il mio riportarli in video è fatto sia per gli sviluppatori stessi, se vedono il video del loro gioco, sia per noi giocatori, per coloro che decideranno di provare il gioco in questione. È una volontà di creare una specie di effetto a catena, per cui vi invito indirettamente ad un confronto, per verificare se ciò che penso sia vicino anche al vostro pensiero e, perché no, aprire la possibilità di feedback ulteriori, che ai dev non fa mai male. Detto ciò, ecco i miei feedback per questa demo di Two Sides of Hell. Ingrandirei i testi delle text box del comandante durante la partita. Attualmente risultano un po' troppo piccoli e difficilmente leggibili. Durante la partita si potranno trovare dei drop pod sparsi per il livello e si richiameranno una squadra di marine che accorrerà in nostro aiuto.
Attualmente però ciò si tradurrà in una semplice ricompensa di un altro tipo di valuta. Sarebbe carino che questi Marine ci aiutassero effettivamente durante quella sezione dove sono chiamati. In questo modo si potrebbero manifestare 3 tipi di giocatori: chi si butta in avanscoperta per proteggerli, chi collabora attivamente con loro per superare sezioni più nutrite di demoni e chi è un po' un pezzo di fango e li manda al macello, facendo sì che facciano il suo lavoro al posto suo. Sarebbe anche molto bello che ciò avesse delle ripercussioni sulla missione generale e quindi magari dei bivi di trama differenti o magari molteplici finali, ma queste sono effusioni di creatività e non più feedback effettivi. Può capitare che si manifesti un soft lock nella partita. Ciò accade a causa della mancanza di una batteria in più. Questo perché nel livello spawna una sola batteria e per questo bisogna scegliere se utilizzarla per proseguire il livello stesso o investirla per sbloccare una cassa nascosta. Non avendo possibilità di prevedere quale sia la scelta migliore, ciò porta il giocatore a tenersela in saccoccia ed utilizzarla, eventualmente solo per aprire un cancello. Rivedrei lo spawn di batterie o implementerei diverse tipologie di batterie, di modo da non sacrificare una partita per un errore non voluto. Se invece gli sviluppatori volessero mantenere solo una tipologia di batteria, allora implementerei un qualcosa come ad esempio un pannello di informazioni che funga da briefing di missione e notifichi il giocatore di quante batterie e casse nascoste ci siano nel livello, di modo da valutare preventivamente se rischiare oppure tenere la batteria per un eventuale cancello da aprire. Ridurrei l'aggressività del Marine posseduto trasformato. Attualmente ha una velocità di attacco ed una forza di salto molto alta. Ciò porta inevitabilmente a ricevere qualche colpo gratuito, a meno che non si vada in prefire e lo si ferisca ancora prima di avvicinarsi. Comprendo che la strategia sia quella di tenerlo lontano, però avere possibilità di errore o comunque di poter rispondere con i riflessi possa essere una buona idea, senza che diventi troppo scarso. Parlando del demone Ariete, modificherei la possibilità di spinta di altri demoni. Attualmente il demone Ariete spinge i suoi compagni nella direzione in cui è il giocatore. Ciò porta ad una difficoltà maggiore di positioning, semplicemente perché i demoni sono impilati e sparpagliati dalla corsa del demone Ariete. Se fosse possibile farei in modo che lui possa uccidere i demoni più deboli, ferisca quelli più forti e che li trapassi. Può accadere ad esempio che il demone Ariete spinga un demone esplosivo contro il giocatore, il quale attiva il suo attacco una volta individuato. Ciò si traduce in qualche colpo gratuito non preventivato. Parlando invece dell'acido corrosivo, inserirei un feedback visivo ed audio di quando si entra in contatto con l'acido stesso. Attualmente si può notare perché la barra della vita scende molto velocemente, però inserirei un feedback di danno sul Marine, che può ad esempio colorarsi di verde, ed un suono di acido una volta che si entra a contatto. Inoltre ridurrei leggermente il ratio di danno dell'acido. Tutto ciò permetterebbe al giocatore di accorgersi, soprattutto nei momenti più concitati, di esserci finito sopra e di potergli sfuggire senza perdere un quantitativo di vita spropositato. Alzare la posizione del miniboss Summoner. Di base lo trovo posizionato un po' troppo in basso. Questo si traduce, soprattutto nella sua seconda fase, in probabilità di incastrarsi con lui ed essere bloccato dai demoni sottostanti che richiama. Oltre a ciò, soprattutto se si equipaggia le piastrine perk dell'agilità e dell'aumento del salto, capita di poter scavalcare il boss e saltargli in testa. Alzare la sua posizione permetterebbe di avere in generale maggior spazio di azione. Ridurrei la velocità di carica del mini boss Guardian. Attualmente richiede al giocatore di avere dei riflessi prontissimi. Questo perché può capitare che, nonostante si sia riusciti a superare le sue corna, esso ci possa sbalzare comunque in alto. Ridurre la velocità con cui carica subito dopo aver abbassato la testa permetterebbe al giocatore di avere il tempo di prepararsi ed avere un minimo di finestra di errore, senza essere punito troppo aspramente. Sempre di Guardian farei attenzione all'hitbox del masso che può lanciare. Questo perché mi è sembrato che a volte possa colpirti nonostante tu abbia scavalcato di poco il masso stesso. L'ultimo feedback riguardante i boss va al mini boss Guardian e al boss finale Devourer. Ciò che vi suggerisco di implementare è un callout audio e visivo del boss per far capire al giocatore che si sta passando alla fase successiva della boss fight, esattamente come accade già con Summoner. Per Guardian realizzerei magari un'animazione dove si imbestialisce di più e tira un bello sganassone sul terreno, per far capire al giocatore che quello sarà un suo prossimo attacco in più.
Per Devourer invece si potrebbe realizzare un ruggito demoniaco e far sì che il suo occhio cambi colore. Questo aiuterebbe a capire quando è il momento in cui il suo attacco laser passa da un colpo solo a 2 e poi 3. Sempre di Devourer mi è capitato di rimanere incastrato sulla schiena del nemico simile ad una lumaca che richiama il suo aiuto. In questo caso suggerirei di inserire un piccolo invincibility frame dopo essere stato colpito, di modo da permettere al giocatore di riposizionarsi fuori dal suo sprite e non finire in un hit stun perpetuo fino a che si tirano le cuoia. Questo suggerimento varrebbe anche per tutte le situazioni in cui ci si può incastrare sui nemici, soprattutto se essi sono numerosi e contando il fatto di essere in uno spazio bidimensionale. L'ultimo feedback che ho da dare riguarda i nemici volanti. Attualmente essi compaiono un po' troppo casualmente, questo perché non si possono vedere prima di entrare nel loro raggio d'azione, essendo uno spazio bidimensionale. Ciò porta il giocatore a non essere sempre pronto a colpirli, soprattutto se è impegnato dalle unità di terra ed il nemico volante è molto veloce. Ciò che vi suggerirei di implementare è nuovamente un callout audio, tipo un ruggito per fare un esempio, prima della loro effettiva comparsa. In questo modo il giocatore sarà sempre pronto a tenere gli occhi aperti dappertutto, senza rischiare che si becchi una sberla alle spalle dall'alto. E con questi feedback possiamo concludere questa sezione e passare alle conclusioni di questo video. Nonostante sia una demo e si noti che sia ampiamente ancora in fase di sviluppo, i ragazzi di Red Sky Games sono riusciti a confezionare un pacchetto di tutto rispetto, dove ci è possibile vedere e testare con mano le fondamenta del gioco e la struttura base della loro visione del loro gioco. È un progetto ambizioso e lo si può vedere da moltissimi dettagli, come gli sprite animati a mano o il sangue che si propaga sul terreno una volta maciullati i demoni, ma che mantiene saldi i piedi per terra, e questa è una cosa per me fondamentale. Essendo questo il loro primo gioco sviluppato sotto Red Sky Games, trovo vincente la scelta di proporre qualcosa di estremamente valido, ma senza farsi ingannare dall'ambizione e la volontà di strafare. In questo modo hanno la possibilità di creare qualcosa di più contenuto, ma pregno di contenuto, e così imparare dai loro errori e migliorarsi senza che ciò gli possa costare troppo. Personalmente apprezzo il rischio, ma ciò deve comunque avere un minimo di garanzie. Non punta a creare qualcosa di mai visto prima, ma semplicemente ripropone delle formule vincenti di titoli ben più famosi, ma sotto un punto di vista differente ed esclusivo. Si nota una cura nei dettagli e nella presentazione del gioco che lo impreziosisce e lo fa spiccare per il suo carattere. Parlando proprio di carattere, c'è da dire che sia un gioco che si rifaccia molto ai fasti del passato, questo perché è molto cattivo in termini di difficoltà, tosto, come i giganti a cui si rifà, ma non ingiusto. Un tipo di difficoltà certamente più tarata verso l'alto, ma comunque stimolante, il quale spinge il giocatore a dare il meglio di sé. Se avessero voluto seguire fedelmente Metal Slug e Doom, sarebbe stato decisamente più cattivo, ma nonostante tutto gli sviluppatori sono stati buoni e non hanno deciso di infierire troppo. Anche se non apprezzi giochi un po' più difficili, ti consiglio caldamente di provarlo lo stesso. Il pacchetto che Red Sky Games propone è molto goloso e valido. Per chi invece apprezza questo tipo di esperienze, troverà pane e metal per i suoi denti, per cui il consiglio diventa quasi un obbligo. Personalmente amo alla follia Metal Slug, di cui avrò sfondato i cabinati, soprattutto del 2 e dell'X, i miei capitoli preferiti. Apprezzo moltissimo anche i giochi di Doom, partendo dagli originali fino a quelli moderni, ma purtroppo devo mettere Metal Slug un gradino sopra. Two Sides of Hell è riuscito a rievocare quelle serate spensierate in cui giocavo proprio sui cabinati di Metal Slug. Un ricordo nostalgico che porto nel cuore e nella mente. Ciò fa capire quanto abbia e stia apprezzando questo progetto. E poi da metallaro non posso non apprezzare brani di questo genere inseriti in un videogioco, soprattutto se funzionano nel contesto, come in questo caso. Ora posso rivelarvi che questo è il famoso secondo gioco che ha dato il via alla nascita di Repulse ed una svolta al mio progetto. Jarsic Games, gli sviluppatori di Disaster Blaster, di cui vi lascio qui sopra nel box nella descrizione l'episodio di Repulse che gli ho dedicato, e Red Sky Games mi hanno dato fiducia sin da subito. Per questo voglio ringraziarli ancora una volta e augurargli di poter migliorare ancora e di realizzare i loro progetti.
Two Sides of Hell compreso. Two Sides of Hell sarà disponibile prossimamente su PC, tramite Steam. In descrizione vi lascio il link alla pagina Steam del gioco, da lì potrete provare la demo ed aggiungerlo alla vostra wishlist. Mi raccomando, supportate gli sviluppatori, soprattutto se sono italiani e hanno progetti vincenti e validi da proporre. Inoltre vi lascio anche il link alla campagna Kickstarter di Two Sides of Hell. Se vorrete scendere in prima linea e supportare lo sviluppo del gioco, potrete fare una donazione ed ottenere premi e vantaggi esclusivi. Maggiori informazioni sulla pagina Kickstarter dedicata. E voi invece cosa ne pensate? Vi ho incuriosito a tal punto da volerlo provare? O lo conoscevate già? Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Prima di passare all'outro, ricordate sempre: the only thing they fear is you. E con ciò il video si conclude qui. Spero che sia stato di tuo gradimento. Se così fosse, ti invito a lasciare un mi piace, iscriverti al canale, attivare la campanellina per essere sempre notificato o notificata sull'uscita di nuovi video e di condividerlo ai tuoi amici o ai tuoi cari. Inoltre, ti invito a passare anche dagli altri miei social per estendere gli orizzonti del canale. Trovi tutto quanto qui sotto in descrizione. Sono piccoli gesti che occupano poco tempo e che supportano il canale ed il progetto. Grazie. Detto ciò, dal vostro Pillole è tutto, ci rivediamo ad un prossimo video. Pillola out.